Allora, ci troviamo sulla scalera del Palazzo dei Consoli, da dove abbiamo una visione su Piazza Grande, oggetto di importanti lavori di restauro e di impermeabilizzazione e in futuro credo anche di consolidamento delle volte. Cosa possiamo dire sulle strutture che vediamo? Naturalmente sulla base delle nostre conoscenze, quindi sulla base dei documenti archivistici. Innanzitutto va precisato che la piazza è il miglior documento di se stessa, quindi quello che verrà ritrovato, quello che gli specialisti studieranno, che poi magari ci racconteranno, è il meglio che può esistere. Poi abbiamo appunto le fonti d'archivio che possono in alcuni casi raccontarci o indurci a pensare a certe soluzioni architettoniche piuttosto che ad altre. Bene, innanzitutto un riferimento generale. Quando nel 1332 iniziano i lavori di costruzione degli edifici pubblici e della Piazza Grande, viene fatta una scelta, non so se per necessità contingente oppure per altri motivi, e cioè quella di lasciare vuota la parte meridionale della piazza che si trovava tra il Palazzo dei Consoli e le finte case medievali di via Baldassini. In particolare qui possiamo vedere la parte che che è a un livello leggermente superiore. Via Baldassini o via del Fosso, come allora si chiamava, era divisa dalla piazza, dalla parte emergente, dalla parte superiore di Piazza Grande, da un muro, lo possiamo vedere molto bene, che appunto divideva la parte controterra, rimasta a prato fino al 1970 circa, dalla parte invece vuota, che è questa qua. Successivamente sappiamo che perlomeno per buona parte del 400 esisteva nei pressi del Palazzo del Podestà, quindi nei pressi della sede comunale, un loggiato. Ecco, non sappiamo quanto era grande, dove si trovassero posizionati i pilastri, sappiamo solo che c'era questo loggiato che addirittura negli anni 50 del 400 fu anche rinnovato. Dico questo perché sono emerse quelle due strutture esagonali che non so se hanno a che vedere con questo loggiato o con altre strutture non meglio per il momento identificate. Poi che è successo? Che nel 1480 l'amministrazione di allora, il Consiglio si riunisce e decide che è giunto il momento di completare la piazza. Sono gli ultimi anni di vita del duca Federico. Si è ipotizzato un interessamento, un intervento, non so che, di Francesco di Giorgio Martini, chissà se si è verificato. Fatto sta che viene deciso il completamento della piazza, quindi vengono aggiunti i 4 grandi archi che i muratori, sotto la direzione di un capomastro perugino, innalzano per completare la piazza. È probabile che a quel punto, anzi lo diamo quasi per certo, che verso valle chiaramente fu costruito un murello che ricorda a somiglianza di quello attuale. Ora naturalmente i livelli eccetera, quello non entro in merito perché non so, ce lo diranno gli archeologi e gli architetti. Ai primi del 500 fu decisa la costruzione di una serie di logge per ospitare le botteghe durante la fiera di Sant'Ubaldo. Questo loggiato, iniziato credo nella parte adiacente al Palazzo dei Consoli, fu poi proseguito fino all'attuale sede comunale. Successivamente, nel 600 probabilmente, le prime 2 logge adiacenti al Palazzo dei Consoli furono tamponate per realizzarvi l'archivio pubblico, che aveva almeno 2 piani. Questo lo possiamo vedere benissimo da le stampe e i disegni d'epoca, ma anche da quello che resta delle mura di tamponamento. Vediamo benissimo le basi dei pilastri, le prime 2, e ci sono ancora i muri di tamponamento. Poi
nel 1839, visti i continui costi di manutenzione ed anche, sembra, le spinte, gli interessi del conte, poi marchese Francesco Ranghiasci, questo loggiato fu abbattuto e pochi anni dopo, 1841-42, fu costruito il muretto che noi ancora oggi vediamo in situ. Il muretto chiaramente è stato riparato pochi decenni fa e anche rinforzato con delle sbarre di ferro per renderlo più solido e per contrastare le note spinte della popolazione nella mattina del 15 maggio. Quindi ecco, questi sono i dati certi. Nel 1970 appunto fu realizzato l'ultimo intervento di pavimentazione che nel corso dei secoli è stata eseguita più e più volte. E in quella circostanza si decise anche l'eliminazione della parte a prato, che è questa qua, e la copertura totale con lo stesso tipo di pavimentazione, e noi ancora oggi ne vediamo una parte qui davanti al palazzo Ranghiasci. Con questo intervento chiaramente si intende senz'altro cercare di eliminare le infiltrazioni delle acque meteoriche, rinforzare questo successivamente le volte e soprattutto ripavimentare in maniera estesa e completa la grande piazza, la Platea Magna, la piazza principale della città.